Ciao a tutti e bentornati. In questo video realizzeremo una casetta per uccellini. Mi è stata commissionata questa piccola casetta per uccellini. Ho deciso di recuperare del legno di abete, che tra l'altro è quello più economico, e qualche pezzo ricompensato per il tetto e il fondo, ma vediamo subito come ho fatto per realizzarla. Quasi dimenticavo, la base sarà di circa 20x18 e l'altezza circa 20 cm. Ora che ho portato a misura tutti i pezzi di legno, inizierò a tagliare dei listelli, perché la casetta sarà in stile log cabin, quindi sembrerà fatta da tante assi. Però non mi metterò a tornire ogni singolo listello, se no non passa più, li lascerò quadrati, ma l'effetto sarà veramente gradevole. Ecco finiti i tronchi nelle varie misure. Rimarranno a sezione quadrata, ma andremo a limare con della carta vetrata tutto il bordo, per renderlo un pochino più rustico, per quello che può essere rustico un listellino di legno. In teoria ci dovremmo essere. Questo è il risultato finito post lavorazione. Praticamente ho tolto lo spigolo vivo da ogni listello. Proviamo a fare un montaggio a secco giusto per vedere se ci siamo con le misure. Ecco qua, ma guardiamo più da vicino. Questa è la situazione. Signori, abbiamo un problema. Questo doveva diventare la casa di questo pennuto, ma questo pennuto, in quanto tale, non vuole una casa chiusa. Vuole una casa con un'apertura sul fronte molto più grande del solito cerchio che si fa per gli uccellini più piccolini, e inoltre necessita di una struttura molto ma molto più generosa in termini di dimensioni. Colpa mia perché non ci avevo guardato prima, ma casa del pennuto si era detto e casa del pennuto bisogna realizzare. Ormai la struttura c'è, cioè la struttura non c'è una mazza, ci sono i componenti della struttura. Mettiamoci qui di buona lena e iniziamo ad assemblarla. La faremo diventare comunque una casa per uccellini. Chissà chi sarà il fortunato ad abitare questa casetta. Qui sul tavolo ci sono le bozze, gli scheletri dei pannelli che dobbiamo andare ad incollare. Su quella che sarà la parte interna dei pannelli andiamo a segnare su ogni listellino il centro, in modo da poterli allineare con quelli che vengono sopra e sotto. Siamo a 23,5, 11,75. Aggiudicato. Segnati tutti. Iniziamo l'assemblaggio. Questi con questi, questi con questi. Un leggero strato di colla. Questo è il primo pannello, ne restano altri tre. È giunto il momento. Lima e proviamo a fare incastrare questi pannelli. Ma sì, tutto sommato con qualche colpetto dovrebbe entrare, vediamo un po'. Forse si aprono. Signori, qui si rasenta alla perfezione. Trattasi di ripetere la cosa anche con questo. Vediamo. Potrebbe funzionare. Beh, anche in questo caso il risultato è più che discreto. È il momento della verità. 3 lati su 4 sono pronti. Montiamo l'ultimo. Assistente, potresti tenere un attimo questo così per cortesia? Grazie assistente. Direi che ci siamo. Per quanto riguarda la copertura, pensavo di fare una copertura a una sola falda, insomma una cosa del genere o del genere. Prepariamoci il fondo della casetta.
17,8 per 21,3 circa. Accensione aspirapolvere. Eccolo qua. Assembliamo un filino di colla, questa è quella finita. Dicevamo un filino di colla, 2 punti sparati con la sparachiodi, e anche questo lo archiviamo. Quando dico un filino intendo un filino, qualcuno direbbe un non nulla di colla. Là. Ora dobbiamo definire l'angolo di inclinazione della copertura. Questa è l'altezza che io voglio avere su questo lato, sono circa 5 cm. Poniamo in posizione la copertura, preferibilmente con la venatura lungo l'inclinazione, in modo da evitare che anche col tempo, quando si rovinerà il legno, quindi verranno scavate tutte le venature, l'acqua ristagni. Invece in questo modo faranno delle piccole canalizzazioni che scaricheranno comunque l'acqua. Ora andiamo ad appoggiare temporaneamente la copertura, assistente. Grazie. Andiamo a misurare quant'è l'altezza che abbiamo nel punto più esterno, circa 5,5 cm. Per la lunghezza siamo a 22 cm e 2. Andiamo a tagliare. I pezzi ci sono tutti, 2 triangoli, frontale posteriore, il lato leggermente inclinato e il tetto. Attenzione! Prima di fissare il tetto potrebbe essere una cosa decisamente intelligente forare il lato d'ingresso, perché se chiudiamo questo scatolotto, dopo andare a fare il foro, andarlo a riprendere, un casino che non vi sto neanche a dire, l'ho già fatto. Quindi adesso andiamo al trapano, trapano a colonna, comunque prendiamo una fresatazza e facciamo un bel foro. Dimensione della fresa 5 cm e mezzo circa. Foro terminato. Procediamo in questo modo. Prima assembliamo questa struttura. E andiamo a fissarla. Iniziamo a immorsettare. La situazione è questa, non ci resta che aspettare 12 ore che la colla tiri al massimo della sua forza e poi andremo a fissare il tetto. Sono passate 12 ore, la colla ha tirato, ora dobbiamo fissare la copertura. Per andare a centrare il tetto iniziamo a fare i dovuti calcoli. 29,8 meno 17,5 diviso 2, 6,15. Prendiamo la nostra fida squadretta e riportiamo questa misura sul bordo. Stessa cosa per l'altro lato. Questa è la sagoma della casina. Facciamo una prima prova, cerchiamo di centrare questa struttura. Il risultato finito è questo. Ora andiamo a fissare il tetto con delle cerniere su questo lato, 2 cerniere di queste dimensioni, perché se lo andiamo a fissare con dei chiodi nasce un grosso problema. Una volta che dobbiamo andare a pulire dentro la casetta, perché ogni tanto sarebbe buona cosa pulirla, non so, da un anno all'altro, non sappiamo come fare ad aprirla. Anche la seconda è montata, quindi adesso la struttura è bella solida, casetta apribile. Non è finita, diamo esternamente una bella mano di impregnante. Qui la daremo anche nella parte interna del tetto, perché come potete immaginare l'acqua gocciolando può arrivare a intaccare anche i primi centimetri all'interno. Sull'esterno la daremo dappertutto, compreso il fondo, sul quale andremo a fare 5 fori per 2 motivi principali. Il primo, fare da areazione. Il secondo, far sì che tutta l'acqua che dovesse infiltrarsi, e si infiltrerà, sia dal foro principale che per capillarizzazione, che dalle varie intercapedini, che dovunque sia,
possa, diciamo, scolare senza far marcire tutta la struttura all'interno. In questo modo abbiamo scongiurato l'accumulo di acqua all'interno. Per il colore l'assistente ha scelto un color mogano, nello specifico questo, reperibile nei vari Brico. Una bella mescolata. Un chiodino per riaprire i fori, se no è inutile che li abbiamo fatti. Ok, lasciamo asciugare e poi eventualmente daremo una seconda passata. Ecco il risultato finito dopo 2 mani di impregnante. Casetta ultimata. Come abbiamo detto, abbiamo dato l'impregnante anche nella parte interna, non nel fondo, perché gli uccellini potrebbero non gradire. Adesso non resta altro che appenderla a qualche albero e vedere chi sarà il fortunato vincitore. Anche questo terzo video è terminato. La casetta è completata, spero che vi sia piaciuto e che possa esservi di ispirazione per fare anche voi la vostra casetta per i pennuti. Se vi è piaciuto e volete supportarmi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like qua sotto, tanto non vi costa nulla e a me fa molto piacere. Commentate con le vostre idee, le vostre proposte e schiacciate la campanellina per rimanere aggiornati per i prossimi video. Al prossimo!